Bentrovati e bentornati a Casa Pagnello. Oggi faremo una conserva. Il mio amico Vito, e questo è dedicato a lui questo video, mi ha portato gli asparagi, come potete vedere. È andato in campagna, lui è agricoltore e purtroppo le terre, nonostante il virus, bisogna coltivarle e noi dobbiamo mangiare. Quindi è andato in campagna e mi ha pensato. Ha detto: Francesco, ti ho portato degli asparagi, vedi tu. E io ho pensato di farne una conserva. Quindi da questo momento in poi mi seguirete in quelle che sono le lavorazioni. Semplicemente ci servirà del sale fino, dell'aceto di vino bianco, dell'olio extravergine di oliva e dell'olio di semi, e chiaramente ci serviranno gli asparagi. Ok? Adesso cominciamo con le lavorazioni. Bene, si comincia. Sale, aceto, vasetti vuoti ben lavati, che avrete l'accortezza di mettere in forno per qualche minuto a 100 gradi a secco per poterli sterilizzare, una specie di sterilizzazione. A questo punto abbiamo accelerato le immagini, sto pulendo gli asparagi in acqua fresca. Metterò gli asparagi un po' a mollo, li sciacquerò per 2-3 volte e poi li lascerò in ammollo in acqua. È una fase importantissima per poter rimuovere la polvere e la terra residua sulla coltivazione. La fase successiva è quella di preparare la miscela di olio che ci servirà per colmare i vasetti di asparagi. Utilizzeremo un olio al 70% di semi e al 30% di extravergine di oliva. Come al solito gli ingredienti completi li troverete in descrizione. Quindi metteremo 700 g di olio di semi e 300 g di olio extravergine di oliva. Ottenuta la nostra miscela di oli, andremo a fare una miscela anche di spezie per aromatizzare l'olio. Quindi io metterò del seme di finocchio, in questa fase andrò un po' ad occhio, qualche grano di pepe nero. Andrò ad aggiungere anche del prezzemolo disidratato in foglie, e se a voi piace potreste mettere anche un po' di aglio in polvere, ma credetemi, proprio una puntina di cucchiaino. Perfetto, qui è tutto pronto, l'acqua bolle. Io ho utilizzato un paio di bicchieri di aceto di vino bianco e un 40 g di sale circa in questo pentolone di acqua bollente. Andiamo a calare i nostri asparagi e li faremo sbollentare per una decina di minuti circa in acqua bollente. Non fateli cuocere troppo, altrimenti l'asparago si disfa e non rimane, perde proprio con la croccantezza. Trascorsi 10 minuti andiamo a scolare e mettere su un canovaccio asciutto, ben pulito, e poi in uno scolapasta per farli asciugare con l'evaporazione stessa dell'acqua. Mi raccomando, abbiate cura di asciugarli per bene, in modo tale da non far entrare acqua in eccesso all'interno del vasetto quando andremo a colmare con l'olio. Non vi preoccupate di muoverli, perché in questa fase ormai sono stati ben cotti e quindi non sono disfatti, ecco. Andiamo a riempire i vasetti, cercate di non lasciare troppi spazi vuoti all'interno del vaso, e successivamente alla colmatura con l'olio extravergine di oliva e la mistura in olio di semi speziato andremo in forno per un tempo di circa un'ora a una temperatura di 90 gradi, avendo l'accortezza di mettere una pentola di acqua all'interno del forno in modo tale da creare un po' di vapore che avvolga i vasetti. Questa cosa ci darà la possibilità di conservare i nostri asparagi un po' più a lungo, quindi li potremo gustare quest'estate su una bella bruschettina calda. Mi raccomando, abbiate cura di colmare questi vasetti con la mistura di olio in modo tale da non lasciare spazi diciamo vuoti all'interno del vaso. Quando li andrete a chiudere, batteteli un po' su un piano rigido, in modo tale da far uscire l'aria contenuta nel vasetto. Allo stesso tempo abbiate cura di raccogliere un po' le spezie che nel tempo di macerazione all'interno dell'olio sono cadute chiaramente sul fondo della ciotola, e andrete a distribuirle all'interno di tutti i vasetti, in modo tale che nella pastorizzazione ci sarà anche un effetto di vasocottura, come abbiamo visto in un altro video per quanto riguarda il peperoncino. Quindi quelle spezie a alta temperatura trasmetteranno dei profumi, dei sapori
al prodotto stesso, quindi gli asparagi andranno a prendere un po' di pepe, andranno a prendere un po' di seme di finocchio e chiaramente un po' di quel prezzemolo disidratato, quindi daremo un sapore al nostro vasetto diverso. Una cosa importantissima è anche quella di sigillarli bene con le mani, quindi fate attenzione che il vaso sia ben chiuso prima di andare in forno, e se riuscite a dargli una pulita attorno, perché quando si fanno i sottoli regolarmente il vasetto si sporca, quindi con un po' di carta asciutta e pulita andrete a togliere un po' l'olio in eccesso attorno al vaso. Fatto questo andiamo a chiudere per bene e quindi si va in forno. Avere in casa una confezione di conserva di asparagi è sempre un toccasano, perché comunque è un diuretico naturale, serve a purificare le vie urinarie, quindi considerate anche questo, i benefici degli asparagi sono notevoli. Il fresco chiaramente è sempre consigliabile, però se non c'è possibilità di utilizzare il fresco, la conserva è sempre un ottimo prodotto. Ok, io vado a caricare il mio forno. Io ho la possibilità di andare a controllare la temperatura al grado, quindi se dovessi scegliere dovrei andare a cuocere, a pastorizzare a 93 gradi per una cinquantina di minuti, è più che sufficiente. Prima di andare a caricare i vasetti nel forno, comunque preriscaldate il forno a una temperatura un po' più alta e poi abbiate cura di abbassare a 90 gradi la temperatura. Beh, vieni qua, vieni. Allora, amici, noi abbiamo fatto gli asparagi sott'olio. Abbiamo fatto una piccola produzione, come potete vedere, grazie a Vito e grazie alla campagna della provincia di Foggia che ci regala questi squisiti prodotti. Se volete provarli a fare, sono semplicissimi, avete visto, pochi passaggi, essenziali. E nulla. Anna, vogliamo salutare i nostri amici? Sì. Allora amici, restate a casa, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella e lasciate un like a questo video. Ciao! E io adesso assaggio gli asparagi. Vediamo come sono, Però non è che non li ho assaggiati già. Allora, sono croccanti, quindi non sono cottissimi, però l'asparago è buono che si mantenga così. Poco piccante grazie al pepe. Perfetti. Al prossimo video. Ciao!